Buonasera a tutti, bentornati per chi è qui già per la seconda o terza volta e benvenuti a tutti coloro che sono qui per la prima volta. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che seguono la mia pagina perché proprio in questi giorni ho superato i 2000 followers, quindi è un primo traguardo numerico, quindi grazie a tutti. Conto che siate collegati in molti. Sono le ore 19 in punto. Attendo qualche feedback se l'audio è ok. Dovremmo essere collegati un po' da tutta Italia. Ho visto sulla mia pagina Facebook che ci sono presenze dalla Campania, dalla Toscana, oltre che dalla nostra Puglia. Quindi per chi non mi conosce sono del capoluogo pugliese, sono di Bari, vi sto facendo questa diretta dal mio ufficio a Bari, non so se si sente. Siamo pronti per il tema di questa sera. Dopo aver affrontato i due precedenti temi che erano il TFR, la previdenza complementare e il tema cosiddetto le 10 tappe per una pensione adeguata, che vi invito tutti a rivedere perché sono qui sulla mia pagina e sono registrati, in più sono anche sul mio sito, li trovate nelle risorse gratuite. E quindi per chi non mi conosce, in circa un minuto e mezzo cerco di presentarmi velocemente. Per fare questo mi aiuto un attimino con il mio sito, quindi vi condivido lo schermo. Attendo un attimino dei feedback se lo schermo è visualizzato. Ok. Allora, questo è il mio sito che si chiama ottimizzarreddito.it, così come anche il titolo del mio libro che potete vedere qui su in versione cartacea. E il mio sito ha una breve presentazione della mia biografia e soprattutto ha un aspetto da cui io ci tengo molto, che è la presenza della mia figura professionale nel primo registro degli educatori finanziari tenuto presso la prima associazione italiana dedicata alla formazione professionale e all'organizzazione di un registro nazionale per educatori finanziari. Questa associazione si chiama AIEF. Il sito è questo qui, come potete vedere c'è tutta un'informativa della mission aziendale, che è quella di portare l'educazione finanziaria come materia fondamentale anche nelle scuole, nelle università, nelle aziende. E come sempre potete vedere, qui nella home page c'è un registro. In questo registro io sono il numero 900, quindi non dico cavolate, sono verificabile. Potete appunto scorrere il registro e in ordine alfabetico, come vedete ci sono un po' tutte le città d'Italia come presenze, da Torino alla Sicilia, a Palermo, a Bari da dove ci sono io. Come vi ho detto, questa associazione ha una mission che è un po' la mia mission. Io sono intermediario assicurativo da 14 anni e da 2 anni a questa parte sto sposando il progetto di fare questa figura un po' innovativa dell'educatore finanziario. Ho scoperto l'AIEF solo un anno fa e quindi ora ne faccio parte e ho pensato perché farlo da solo e non farlo in un gruppo di professionisti che condividono la stessa mission. Sempre tornando sul mio sito, se volete conoscermi meglio, potete scaricare gratuitamente, vi faccio vedere dove, vi faccio vedere un attimino. Allora, questa è la home page del mio sito. Se andate sempre giù in basso, oltre ad acquistare il mio libro direttamente su Amazon, liberamente, potete anche scaricare gratuitamente 3 capitoli del mio libro. Come vedete qui lasciate il vostro nome, la vostra email e inviate. Riceverete gratuitamente in automatico i primi 3 capitoli del mio libro. Quindi
In questa maniera potete anche valutare se poi acquistarlo o meno. Sul mio sito c'è un blog con oltre 60 articoli, un po' su tutte le materie, e oggi lo utilizzeremo anche per la scaletta che abbiamo in programma. Quindi tornando al tema di oggi, tornando alla scaletta che dobbiamo seguire oggi, il nostro programma oggi si pone di individuare quello che io ho così sintetizzato il costo dei figli, perché come sappiamo ogni genitore ha un obbligo, ha l'obbligo di badare alla crescita, allo sviluppo, al mantenimento soprattutto, ecco, quindi la materia economica dei propri figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Bene, questa indipendenza economica è proprio qui il punto. Quando saranno indipendenti economicamente questi nostri figli? Saranno indipendenti forse oggi, almeno per quella che è stata la mia esperienza personale, almeno dopo la laurea, quindi si parla di un orizzonte temporale che non è più fino alla famosa maggiore età, ma si sposta di ben 4, 5, a volte anche 6 anni oltre la maggiore età. Poi bisognerà vedere, ci sono studenti oggi che hanno anche oltre 30 anni e poi magari dopo dovranno fare una loro attività o dovranno aspettare un contratto d'assunzione, quindi questa indipendenza economica veramente oggi porta a dover ragionare nel lunghissimo anche periodo, soprattutto quando si vuole pianificare qualcosa e si vuole pianificare quello che io definisco il progetto, anticipare i progetti di vita di questi figli, perché i figli sono imprevedibili. Non sappiamo se vorranno fare il medico, se vorranno fare lo scienziato o vorranno andare a lavorare a 18 anni come operai. Non lo sappiamo, sarà una loro scelta. Io non ho figli, però seguo tante famiglie da 14 anni e quindi un po' riesco a trattare questo tema e a comprendere bene come possa essere il mestiere più difficile del mondo, ma anche più difficile del mondo da gestire a livello economico. Perché una delle mie mission, forse il secondo libro che scriverò, anzi non forse, l'ho deciso, si chiamerà L'azienda famiglia, è quella di insegnare alle famiglie italiane a gestire la propria economia come se fosse un'azienda. L'azienda ha un conto economico, ha uno stato patrimoniale e ha un risk management e quindi bisogna valutare nella pianificazione anche tutto questo rischio che può inficiare quello che può essere un programma e quindi va monitorato nel tempo, va fatto un sopralluogo, proprio come un'azienda. Credo che l'azienda più importante sempre sia proprio la famiglia. E io ho questa mission. Ottimizzare il reddito è il primo passo verso questa mission che poi si completerà, credo mai, e comunque vi anticipo, è una news, ho deciso di scrivere il mio secondo libro con questo titolo che si chiama L'azienda famiglia. Tornando al tema, cosa tratteremo? Cosa dicono le statistiche? Quali sono le principali voci di costo da affrontare? Che cos'è la pianificazione? Perché ci può portare un grande aiuto. Cosa si rischia a non pianificare? E soprattutto quali sono i bisogni principali, quali sono gli strumenti a disposizione, l'importanza della tutela, come abbiamo detto adesso, la responsabilità civile, l'investimento per i figli e arrivare in conclusione a poter pianificare in anticipo quello che è il progetto di vita futuro del figlio, che come abbiamo detto in precedenza è imprevedibile, non possiamo saperlo oggi, però dovremo dargli le possibilità magari di poter scegliere. Pensandoci 20 anni in anticipo, sicuramente tutto è più facile, ma lo vedremo strada facendo. Passando al primo punto, quindi intanto attendo che siano un po' tutti, che magari qualcuno mi scrivesse se l'audio ok, se la visualizzazione ok. Non ci sono risposte, quindi credo che sia tutto a posto. Quindi andiamo avanti e andiamo subito ad aprire, poi lo potrete rivedere con calma sul blog del mio sito, un articolo che ora vi citerò, che si chiama proprio Il costo dei figli. E in questo articolo troverete praticamente una sintesi di tutto quello di cui parleremo adesso, quindi
Vi invito poi a visitare il blog, a cercare l'articolo, a cercare l'argomento desiderato nella sezione risparmio, perché il blog è suddiviso in 3 sezioni: risparmio, investimento e protezione. In questo caso parleremo di risparmio, ma anche un po' di investimento. E vi invito a rivedere in qualsiasi momento, così come potrete rivedere questa registrazione, questo live di adesso, questo webinar, e a rivedere tutto sintetizzato nel mio articolo. Allora, le principali voci di costo di un figlio sono innanzitutto l'alloggio, ok? Quindi se il figlio è con noi in casa, se dovrò per questo alloggio avere delle spese di manutenzione, dovrò comprargli i giocattoli, la TV, il PC, la PlayStation, arredamento, la cameretta. Quindi che tipo di alloggio posso fare io per questo mio figlio? Perché le camerette costano, perché oggi i figli sono sempre più esigenti e vogliono l'iPhone, vogliono la TV smart, la smart TV, la radio, l'iFi. Io vedo mio nipote che praticamente è tecnologicamente dipendente, è come se fosse un trader, c'ha il portatile, il tablet, il computer, il fisso, quindi è una delle voci di costo che oggi diventa veramente preponderante, quella dell'alloggio. Per alloggio come si intende tutto, quindi qualsiasi costo, compreso anche l'arredamento, come abbiamo detto. Poi la seconda voce è l'alimentazione. Oggi si parla tanto di benessere, di sport, di educazione anche alimentare, però l'alimentazione va messa in preventivo perché è una spesa che può essere veramente, soprattutto oggi, con integratori o cibo, magari ci può capitare un figlio celiaco o tante altre situazioni, e quindi anche questa è una voce importante. Poi dovremmo valutare i trasporti e le comunicazioni, poi l'abbigliamento, i costi di acquisto, la pulitura, la riparazione, perché l'abbigliamento oggi, vedi le scarpe, vedi gli accessori, cioè sono tante cose che vanno valutate anche nella voce abbigliamento. Poi tutto ciò che riguarda la salute, quindi, e soprattutto i costi non coperti dal servizio pubblico, tra cui il dentista, tra cui delle fisioterapie. Oggi si usa molto, e non è un problema perché non è diventato un luogo comune, evitato, anche l'utilizzo di ausili psicologici, quindi andare dallo psicologo è un po' come andare dal medico di famiglia, anche quelli possono essere dei costi. Poi e quindi questa è la voce salute, che è veramente ampia, augurando piena salute, però le problematiche sulla salute possono essere veramente tante. Poi l'educazione e la cura, eventualmente spese per babysitter, tasse scolastiche, libri, ripetizioni, perché ci sono anche queste. Anch'io a volte a scuola mi ricordo, facevo francese, per un anno ho dovuto fare per qualche mese delle ripetizioni. Sono dei costi che oggi si aggiungono nelle famiglie italiane. Io ne trovo tanti dove il costo di ripetizioni inizia anche a essere preponderante. Poi la mensa scolastica, i viaggi di studio, insomma, l'educazione e la cura è una voce veramente importante. Infine, ma io dico non perché sia di secondo ordine, le spese varie, tra cui ci può essere la paghetta, la cura personale, lo sport, l'intrattenimento, i viaggi, i regali di Natale, i regali di compleanno. Insomma, sono voci che vanno veramente indicate, e vi dico cosa dicono le statistiche. E poi vi do una soluzione che per me è un po' maniacale, io utilizzo su me stesso, però è efficace, ve l'assicuro. Le statistiche indicano, su una base del reddito familiare variabile, indicano che la spesa totale fino a 18 anni, che varia a seconda delle fasce di reddito, come vi ho detto, considera appunto 3 livelli. La prima fascia dai 22.000 euro ai 37.500 euro, ok? Quindi diciamo fascia minima 22.000 euro,
Poi fascia intermedia 37.500, fascia alta 68.000 euro di reddito, e quindi chiaramente i tenori di vita cambiano. Allora, nella prima fascia la spesa, nella prima fascia quella di 22.000 euro, addirittura risulta pari a 113.000 euro circa, quindi la bellezza di un bel appartamentino. Nella fascia intermedia superiamo i 170.000 euro, e nella fascia alta, quindi quella con un tenore di vita ancora più alto, il costo, come ripeto, di un figlio da 0 a 18 anni può arrivare anche a oltre 270.000 euro. Questi numeri sono molto indicativi perché, come ho detto prima, non includono magari anche dei costi sostenuti dalla madre in termini di fatica gratuita e magari rinuncia ad un lavoro, magari si passa da un lavoro full time a un lavoro part time e quindi rinuncia c'è un mancato guadagno, quindi questo non è calcolato in questa statistica, ok? Che cosa significa questo? Che la fetta di un bilancio familiare da dedicare al figlio varia in una coppia sana, con figli in piena salute, con 2 redditi, varia anche dal 25 al 35% del reddito complessivo della famiglia. Quindi veramente una parte consistente. E come abbiamo visto dai dati, una famiglia più ricca spende in media molto di più per le cure dei figli, quindi spende anche all'80% in più di quelle povere. Ecco perché la differenza fra la prima fascia, 113.000 euro, e la fascia alta, 271.000 euro. Questi sono i numeri e sono dati statistici, dati oggettivi, non sono dati che mi invento io. Ok? Allora, come possiamo porre rimedio a questa confusione, a tutti questi costi che abbiamo elencato, a tenerli in maniera confusa? Ok? Io utilizzo uno strumento personale che è un piccolo foglio Excel, un foglio Excel che è artigianale, però so che oggi molta gente che magari ascolta usa delle applicazioni della banca, non voglio dire un sacco di nomi, ce ne sono veramente di ogni tipo che ti fanno il bilancio familiare, le entrate, le uscite, però quello che vi voglio far passare adesso è il concetto. È il concetto, e quindi vi condivido un file che ho strutturato, un piccolo Excel fatto, vi ho detto, proprio in maniera artigianale, che ho chiamato Ottimizza il reddito base. Datemi un cenno se è visibile. Ok, mi rispondono tutto ok. Perfetto. Quindi questo strumento non è altro che un foglio contabile dove io mi segno le varie entrate che ho, e queste entrate in automatico il foglio Excel me le va a ripartire. Me le va a ripartire a seconda di varie categorie che io ho indicato qui. Come vedete ci sono le necessità, c'è il divertimento, la categoria generosità, formazione, promozione. Questo è un concetto che vi consiglio di approfondire, è il concetto dei vari salvadanai. C'è una bibliografia enorme in proposito, basta che citate un certo Haeckel, che ha diviso e spiega il perché di questi vari cassetti mentali e salvadanai. Quindi, ipotizzando una ripartizione come questa, in cui il 50% delle mie entrate va a finire, vedete, se io ad esempio ho un'entrata qui che la vado a mettere di 4.000 euro, parliamo in termini familiari, magari sono 2 stipendi, 2.000 euro vanno alle spese correnti. Poi un'altra voce preponderante che deve stare, ma perché è giusto che ci sia, fa parte della qualità della vita: teatro, cinema, vacanze, viaggi, quindi tutto ciò che è la sfera del divertimento. Questo è sempre un budget familiare. Poi una parte dedicata alla formazione, che è fondamentale, ipotizziamo un 10%, e poi ho una parte che io ritengo anche molto importante dedicata alla generosità, cioè
magari anche non economica, non data con un contributo economico, ma un contributo di prestazione di lavoro. Ci sono a partire dalla Croce Rossa, associazioni di volontariato, e quindi una parte da destinare anche alla generosità è importante. Come vedete, poi ci sono 3 caselle, le prime 3, che riguardano i risparmi. Uno è il risparmio per pensione, uno è il risparmio per coperture assicurative, e poi ho lasciato a 0 una casellina che si chiama conto libertà finanziaria. Non entro nel dettaglio perché questi sono poi ragionamenti che faccio nelle mie analisi personalizzate, di cui vi dirò dopo, e a cui potrete prenotarvi liberamente, senza alcun costo. Poi vi farò vedere come anche dal sito. Adesso però ritorniamo sul concetto. Quindi come posso strutturare io le mie entrate? Le vado a mettere in questi cassetti mentali. Poi, come vedete qui nel foglio 2 ci sono le uscite. Mi vado a segnare ogni giorno le uscite e le vado a incasellare. Ad esempio la polizza auto, dove la vado a mettere? Risparmio per coperture assicurative. Ho speso 200 euro, la vado a mettere qui. E il sistema in automatico già mi scala che ho un residuo in questo cassetto qui ancora di 200 euro. Insomma, sono formule semplici, insomma, le potete modificare anche voi, fare l'abbracciamento o usare qualsiasi altro strumento. L'importante è il concetto. Mia nonna utilizzava carta e penna, si faceva questi cassetti con carta e penna. L'importante è l'obiettivo. Alla fine del mese io questi costi dove ho messo entrate e uscite me li vado a budgettare, ecco il budget familiare. Come vedete vado a segnare le entrate, posso avere vari tipi di entrate, non vedete la mia trading che sconsiglio veramente a tutti in termini finanziari, poi ad esempio io ho una partita IVA ditta individuale, poi posso avere delle case in affitto e quindi posso avere dei redditi che mi entrano dagli affitti, poi io ad esempio, come avete visto, scrivo dei libri, quindi magari posso avere altre entrate dai diritti d'autore e così via. Ognuno poi ci mette quello che vuole, ci mette lì all'interno esattamente quello che vuole e le va a segnare mese per mese. Ad esempio gennaio 2000, poi febbraio 1500, chiaro? Quindi tutto questo in automatico farà la somma. Le uscite le vado a dividere, quelle per l'auto, quelle per la casa, quelle per le spese generali, le personali, libri, CD, vestiario, scarpe, formazione. Vedi, quello che abbiamo visto prima vi aiuta ad individuare quelle voci di costo che avevamo citato prima. Queste voci sono molto molto difficili da incasellare e da quantificare. Ecco perché utilizzare uno strumento come quello che vi ho presentato può essere utile, può essere utile. Poi è chiaro che molti clienti mi dicono Vito, ma io la sera non mi metto a prendere gli scontrini, a segnarli, è una scelta, è come dire il mio ordine mentale. Ritorniamo al concetto di cui vi avevo parlato prima, il concetto dell'azienda famiglia. Quindi se l'azienda che c'è il commercialista, c'è il contabile, fa la contabilità, anche la famiglia ha una sua contabilità. Solo per quanto riguarda i figli abbiamo visto che casino c'è. Abbiamo visto che solo per i figli abbiamo l'alloggio con tutto quello che abbiamo descritto, l'alimentazione, i trasporti, l'abbigliamento, la salute, l'educazione e cura, le varie dove ci possiamo mettere il tennis, il nuoto e via dicendo, per dire quelli che oggi vanno molto più di moda, fare nuoto per tutti i bambini, ve lo dice un istruttore di nuoto, come l'ho sempre fatto come passione, hobby, e sono tanti gli iscritti. E costano, fare i corsi di nuoto costano, sono solo gli istruttori che vengono pagati poco, ma questa è chiusa parentesi. Detto questo, andiamo avanti con la nostra scaletta. La nostra scaletta prevedeva poi la pianificazione. Cosa intendiamo per pianificazione? La pianificazione può essere un grosso aiuto a tutto quello che poi vedremo, perché noi dobbiamo suddividere tutti questi costi che abbiamo visto in due grandi macro aree, La prima area, quindi se volete prendete appunti, ma non vi serve perché trovate tutto nell'articolo del mio blog, quindi non vi serve prendere appunti, seguitemi. La prima area è
un costo di mantenimento e accrescimento fino all'età minima. Si potrebbe pensare 18-19 anni, quindi questa è la prima area, l'età minima, tanto la scuola dell'obbligo oramai è portata fino ai 15 anni, quindi diciamo scuole superiori, se il bambino è bravo si diploma a 19 anni, o a 18, a 19, se è anticipatario. E quindi questa è la prima macro area, quindi suddivido tutti i costi, mantenimento e accrescimento fino a questa età. Poi nella seconda area, e questa è quella un po' più difficile in cui la pianificazione diventa veramente fondamentale, è quella del costo di mantenimento oltre l'età minima, quindi università, eventualmente master universitario, eventualmente avviare un'attività. Questa seconda area si potrebbe individuare dopo i 19 anni e come ho detto all'inizio di questa diretta, quando finisce non lo sappiamo, non lo sappiamo. Molte famiglie veramente hanno i figli che diventano indipendenti, forse mai, soprattutto oggi con tutti questi contratti di lavoro precari, con le università, con pensare anche ai liberi professionisti, gli avvocati. Per diventare, io ho tanti amici avvocati che facevano la scuola con me, che a 40 anni, dopo aver fatto pratica nello studio, e ancora magari non sono diventati strutturati, quindi veramente è diventato un mondo difficile. Ecco perché chi non pianifica corre dei grossi rischi che vedremo adesso. Quindi una volta suddivise queste due macro aree, dobbiamo capire che l'area A, quella dei costi di mantenimento e accrescimento fino all'età minima, quindi la prima parte, può essere coperta dai redditi correnti, quindi dallo stipendio e quindi dal conto economico che abbiamo visto prima, dove suddivido le mie spese, i costi di abbigliamento, tutto il resto appresso, e lo vado a coprire con lo stipendio, con il reddito familiare. Nell'area B invece si può pensare alla messa a punto di un piano di accumulo capitale che aiuti a raggiungere un capitale obiettivo, insomma creare oggi, iniziare a creare quel gruzzolo che al momento debito servirà per coprire i progetti del figlio. Ad esempio, finanziare quella che può essere la sua università, quindi fare una simulazione, se lo mando a Milano a studiare, da Bari, deve andare fuori, deve stare in affitto, insomma, anche lì va determinato quanto può essere questo budget, 20.000 euro, che università deve fare, quella pubblica o quella privata? Quella privata, 40.000 euro. Oggi quanti ne ho da parte? Iniziamo a pensarci, perché magari ho 20 anni di tempo, quindi la cattiva notizia è che costano tanto, la buona notizia è che ho tempo per poter arrivare a quell'obiettivo e il tempo, lo vedremo un attimino adesso, che vi farò un piccolo calcolo con un foglio Excel, è il miglior moltiplicatore del denaro. Più tempo ho davanti e più posso moltiplicare il mio denaro. Ok? Detto questo, vi faccio vedere un piccolo foglio di calcolo. Torniamo sempre a quello che ho detto, artigianale, foglio Excel. Piccolo foglio Excel dove ho ipotizzato un esempio di capitalizzazione composta, che non voglio starvi a spiegare che cosa significa in termini finanziari. Si chiama l'interesse dell'interesse, in altri termini, e ve lo faccio vedere praticamente con dei semplici calcoli. Ecco qua. Datemi un cenno se vedete lo schermo. Datemi un cenno se si vede lo schermo condiviso. Ecco qua. Allora, questo file l'ho chiamato quanto possono rendere i vostri soldi? Ancora qualcuno mi scrive se si vede. Ok, si vede tutto. Quanto possono rendere i vostri soldi? Beh, questa è una bella domanda. Allora, abbiamo detto che il tempo è un grosso moltiplicatore. Abbiamo detto che la capitalizzazione composta è una strategia finanziaria, uno strumento finanziario da utilizzare e che significa, in altri termini, poter utilizzare una leva che ci faccia moltiplicare il denaro, e la andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, ipotizziamo di mettere, come vedete sulla destra, la colonna sulla destra, 1.200 euro all'anno
quindi la famosa 100 euro al mese, in un'ipotesi di rendimento al 2%, che è fattibile oggi, a rischio anche zero, di più no, però ipotizziamo solo il 2%, e vedete qui ci sono degli interessi che vengono accumulati. Il primo anno sono 24, il secondo 48, il terzo 73. Perché aumentano gli interessi? Perché il capitale su cui viene applicato questo 2%, come vedete qui, non è più 1.200, ma diventa dopo il primo anno 1.224, poi 1.240, 2.472, quindi avviene l'interesse dell'interesse. Poi ci sono tanti altri strumenti finanziari che si possono utilizzare i mercati, la volatilità, che cos'è il dollar cost average, la mediazione dei prezzi, però anche questo argomento, come quello che vi ho detto dei salvadanai, è molto complesso e non possiamo trattarlo in questo momento qui. Quindi vi invito, vi faccio vedere dal sito e poi torniamo alla capitalizzazione, vi invito veramente col cuore a pianificare un momento di riflessione che possiamo fare insieme nella mia famosa analisi personalizzata. Vi faccio vedere, condividendo adesso di nuovo lo schermo, come prenotarvi. Andate in home page oppure in risorse gratuite, è la stessa cosa. Una volta cliccate su allora vi faccio vedere il passaggio preciso. Andate in risorse gratuite, analisi personalizzata, troverete anche un video che spiega anche cosa consiste, non lo andiamo a vedere adesso, una spiegazione dettagliata dei vantaggi e della possibilità veramente che ritagliarvi un momento di riflessione vi può dare un vantaggio, un risparmio economico per migliaia di euro, ma veramente migliaia di euro, non è uno scherzo, non è uno scherzo. L'azienda famiglia, ricordate, è business, ma il business della famiglia qual è? Potersi permettere di mandare un figlio alla Bocconi, potersi permettere di mandare un figlio all'MIT a New York, a Boston, negli Stati Uniti. Ok? Il tema è complesso, credo che questo è il messaggio che vi voglio dare io oggi. Il tema è complesso, quindi vi invito a prenotarvi qui e approfondiremo questi temi che non posso approfondire adesso, come quello che abbiamo visto della capitalizzazione composta. Però tornando a quella pianificazione, vi faccio solo vedere che appunto se io voglio mettere 1.200 euro all'anno per 8 anni, grazie a quella capitalizzazione, ipotizzando un rendimento modesto del 2% all'anno, che è fattibile con un rischio limitato, un rischio zero, posso raggiungere un discreto capitale. Un discreto capitale. Andiamo subito a rivedere. Ecco qua, ci siamo. Allora, sempre a destra, 1.200 euro all'anno per 20 anni, sono la bellezza di quasi 30.000 euro. Non è granché, però ho fatto uno sforzo piccolo, ok? Se questo tasso di rendimento, rimaniamo sempre sulla schermata di destra, lo aumentiamo dal 2 al 3, un solo punto percentuale, guardate che differenza. 20 anni, 33.000 euro. Un solo punto percentuale, quindi immaginate quanto è forte la capitalizzazione composta. Se poi andiamo ad aggiungere che al posto di versare 1.200 euro all'anno faccio un piccolo sforzo di un incremento del premio, come vedete sulla parte sinistra dello schermo, quindi del 2% all'anno, il 2% con un aumento da 1.200, 1.224, 1.248, come vedete, quindi uno sforzo minimo di incremento del premio, il risultato a parità di rendimento, ipotizziamo il 3, come abbiamo visto a destra, guardate un po', 20 anni, allora 39.000 euro in confronto a 33, quindi un piccolo sforzo in più sono 6.300 euro in più circa, 6.300 euro in più con un piccolo sforzo in più, un incremento premio minimo. Va bene, quindi spero di aver dato l'idea di che cosa significa e di quanto possono rendere i nostri soldi grazie a cosa, qui vi interrogo io, purtroppo
non siamo in un'aula, quindi non so se possiamo interagire, ma scrivetemi se è tutto chiaro. Con un piccolo sforzo, con il moltiplicatore tempo, veramente posso ottenere un bel risultato, che pianificato in anticipo fa tanto, fa tanto. Andiamo quindi avanti col programma e poi darò spazio alle domande. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Cosa si rischia a non pianificare? Cosa si rischia a non pianificare? Cosa si rischia? Allora, innanzitutto che mi ricordi troppo tardi e perdo quel vantaggio e quindi dovrò risparmiare molto di più. E soprattutto gli strumenti a disposizione per evitare veramente i rischi importanti, qui l'italiano è molto scaramantico, sono quelli cosiddetti a fondo perduto, ma in realtà non è un fondo perduto perché è una protezione. La protezione è un concetto diverso. Vi dico, tanta gente, io mi siedo a tante famiglie, dicono cavolo, tu assicuri l'incendio e furto della tua macchina, i cristalli, gli eventi atmosferici, ancora si ammacca la macchina che gli fanno i bozzi sulla macchina e spendi 1000-1200 euro all'anno per tutte queste polizze, per una macchina, e non spendi 200-300 euro all'anno per assicurarti da un evento che nel risk management e quindi nelle coefficienti attuali è a bassa frequenza ma ad altissima gravità. Qual è questo evento qui? Qual è questo evento? Un capofamiglia che magari ha un mutuo, ha la moglie che non lavora part-time perché sta accudendo i figli e magari i figli sono più di uno. Qual è questo evento? La scaramanzia, il passaggio a miglior vita. Questi eventi sono eventi che a livello attuariale assicurativo, che hanno dei calcoli di probabilità e di gravità, quindi frequenza e gravità, sono da trasferire perché con piccole cifre posso coprire grandi capitali, veramente grandi capitali, 200-300 mila euro, che magari se io dovessi venir meno, almeno il mutuo l'hanno pagato, un anno e mezzo stanno a posto per riorganizzarsi, insomma faccio quello che posso. Questi sono rischi che vanno valutati, così come il rischio di perdere il lavoro, così come il rischio, qualsiasi rischio, quello di perdere la capacità lavorativa perché si è avuto un infortunio grave. Questi sono rischi che vanno calcolati perché possono interrompere magari quel piano di accumulo, perché se io ho messo da parte dei soldi e poi ne ho bisogno perché devo prenderli perché mi sono fatto male o perché non ho più raggiunto quell'obiettivo che era l'obiettivo ai 20 anni dell'università di mio figlio. Io ho dovuto interrompere quell'obiettivo perché non ci ho pensato, non ho assicurato magari un'altra cosa importantissima che costa pochissimo a livello assicurativo, non ho assicurato la mia famiglia della responsabilità civile, perché i figli sono belli, io faccio l'istruttore di nuoto, vi ho detto ora magari molto meno come hobby, e vi assicuro che i bambini sono delle pesti ogni tanto, possono fare dei danni incredibili, possono mettere un dito in un occhio in un altro bambino, scivolare, dare schiaffi, insomma, questo per un bambino può essere un'arma e oggi gli avvocati sono tanti e le richieste di risarcimento fioccano in caso di problemi. Come dire che anche un bambino che ha il vaso sul balcone lo fa cadere e, cosa molto meno grave, spacca la Mercedes del vicino di casa che sta sotto casa. E il vicino di casa dice: il parabrezza della Mercedes costa 3.000 euro. È andata bene, perché magari quei 3.000 euro li posso pagare pure dalla liquidità del conto corrente. Ok, se ho la polizza è meglio, ma se al posto di spaccare il parabrezza della Mercedes spacca la testa di qualcuno, è possibile, è un rischio che va calcolato. Ok? Quindi cosa bisogna fare oltre che pianificare il risparmio? Utilizzare gli strumenti di protezione. Anche questi vi invito a vederli con me nell'analisi personalizzata, che come vi ho detto e come potete leggere lì nel form, ha due step. Una faremo il monitoraggio, il controllo, il cosiddetto quando si fa nelle aziende, il sopralluogo. Vedremo i documenti, se avete dei documenti, avete delle polizze fatte in precedenza, vedremo magari il vostro 730, magari vedremo la vostra busta paga, il mutuo che avete, il tasso che pagate, quindi il sopralluogo che si fa in azienda, i documenti, l'analisi e tutto il resto appresso. E poi dopo l'analisi faremo un report e quindi vi parlerò degli strumenti
che non posso affrontare in questo momento perché dobbiamo rimanere sul tema solo del costo, altrimenti staremo fino a domani mattina e non basterebbe il tempo. Perfetto. Quindi, con questo messaggio che riguarda la protezione, io ho praticamente concluso, perché se io risparmio e faccio investimenti e non proteggo tutto questo con gli strumenti di protezione, con le polizze assicurative vere, perché la polizza assicurativa vera non è l'investimento. Gli investimenti ce ne sono tante di formule, posso investire in un immobile, posso investire in un'attività, posso comprare un bar e fare l'investimento su me stesso. Quanti investimenti ci sono? Ok? La polizza in realtà quale obiettivo ha? Proprio quello di protezione in realtà. La polizza che fa? Ha l'obiettivo di trasferire il rischio a fronte di un pagamento del premio se lo accolla la compagnia. Ecco il concetto della famiglia del fondo perduto. Non è un fondo perduto, è un risparmio. È un risparmio, perché vado a distribuire il mio rischio, il mio capitale passa a miglior vita, 200.000 euro sulla totalità delle persone, che la compagnia non è che è una onlus, le compagnie assicurative, però loro su 1.000 assicurati che ne muoia uno e pagano 200.000 euro, però hanno incassato 200.000 euro, per fare un esempio, ok, da tutte le altre persone. Quindi la vera assicurazione, vi ricordo, non è l'investimento. La vera assicurazione non è l'investimento. L'investimento può essere uno strumento, fra i vari strumenti c'è anche l'assicurazione. La vera assicurazione è la protezione. Quindi nella mia pianificazione al primo posto va proprio la protezione. Ecco perché il costo dei figli, penso, abbiamo analizzato tutto, abbiamo visto il conto economico, abbiamo visto come muoverci, abbiamo visto quali strumenti, abbiamo visto il tempo, cosa fa il tempo, che moltiplicatore è, e soprattutto però dobbiamo riflettere con la mano sul cuore cosa significa proteggere e blindare tutto questo, tutti i futuri o desiderio con piccoli sforzi che beneficiano di vantaggi fiscali e anche di notevoli vantaggi fiscali. Vediamo la previdenza complementare o la temporanea caso morte. Quindi non so che dire, a tutti i genitori un in bocca al lupo al mestiere più difficile del mondo, veramente il mestiere più difficile del mondo, e soprattutto è il mestiere più difficile del mondo da un punto di vista anche economico-finanziario. Quindi io ho concluso, vi rinnovo l'invito a prenotarvi per l'analisi personalizzata, vi contatterò io entro 12 ore da quando lasciate il vostro contatto e vi lascio spazio, non concludo adesso ancora la diretta, perché se qualcuno ha delle domande sono ben lieto di rispondere in questo momento. Quindi aspetto le vostre domande, aspetto qualche minuto e poi chiuderò il collegamento. Vi ricordo che il collegamento è registrato, quindi lo potete rivedere tutte le volte che volete, e vi invito a rivedere nel mio blog l'articolo Il costo dei figli. Ok? Quell'articolo lì riepiloga un po' tutto ciò di cui abbiamo parlato. Bene, 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 bene. Se non ci sono domande, io vi invito a trascorrere una buona serata. Grazie a tutti coloro che mi hanno seguito, tutti coloro che seguono la mia pagina che, come ho detto in apertura, festeggia il superamento dei 2000 followers, che insomma è un primo traguardo numerico. Meglio, io preferisco sempre la qualità alla quantità, però 2000 persone che uno sconosciuto che vuole fare l'educatore finanziario si impegnano a capire qual è la mia mission, a vedere quali vantaggi possono avere a seguire, è una buona soddisfazione. Quindi vi saluto ancora, domande non ne vedo scritte. Detto questo, arrivederci a tutti, alla prossima e buona serata ancora. Ciao ciao!